Sì, quanta roba, cari amici. Questo video nasce per rispondere a tantissime email, a tantissime lettere anche che mi arrivano e mi chiedono: ma come ci si può orientare nel mondo dell'usato, soprattutto nel mondo del vintage? Certo, perché una bella penna stilografica di una volta, come per esempio possono essere queste bellissime 88, Aurora, oppure le Waterman, o un pennino retrattile che sia, insomma, piacciono a tutti, però non è facile. E poi molto spesso capita, per esempio, che mi scrive qualcuno e mi dice: Marco, visto che utilizzi una Radius, che utilizzi quella, non so, quella Stura, scrive così bene, dove potrei andarla a cercare? Bella domanda. Bella domanda, e allora cerchiamo di dare delle risposte. La prima cosa, quando si va a cercare una penna stilografica usata, bisogna farlo avendo un po' le idee chiare di quello che stiamo cercando. Ad esempio, a me piacciono i pennini flessibili come quelli di una volta, per esempio i pennini Oma e Waterman. Poveretto, vi viene da dire. Sì, è vero. Sono pennini che hanno un certo tipo di risposta, un tratto che parte da extra fine e arriva ad un B. Questo è un po' il target delle penne che cerco. Perché bisogna avere le idee chiare? Primo, per salvaguardare il proprio portafogli, perché molto spesso nei mercatini, nelle fiere, si vede di tutto e di più, e in un quarto d'ora possiamo già aver speso quello che ci siamo messi nel budget. Ma le idee chiare proprio per riuscire a scartare subito quello che non ci interessa, che non è, diciamo, nelle nostre intenzioni, pur mettendo in conto che proprio e grazie ad una fiera, ad un pen show, ad un mercatino dell'antiquariato, si possono trovare e scoprire delle cose che ignoravamo e che ci piacciono altrettanto. Quindi è un bel mondo, difficile, ma lietamente difficile, oserei dire. L'aspetto di sapere che cosa si cerca ci porta subito ad un'altra regola che io mi do e che vi trasmetto, e cioè: se cercate una penna fatta in un certo modo, portatevi quella che avete a casa e che vi piace, quella che sapete che scrive bene, e ne cercate una simile, per esempio. Ve la portate da casa, magari caricata con il vostro inchiostro preferito, oppure vi portate un mini calamaio, una piccola riserva di inchiostro per provare in maniera di intinzione quella che andrete casomai a scegliere. E perché no? Portatevi anche un pezzo di carta di quello del quaderno, del blocco che sia, sul quale siete abituati a scrivere e conoscete bene le reazioni del pennino, del vostro pennino, e di quello nuovo che andrete a scegliere o a provare. Questo lo ritengo fondamentale, tanto più quando si va in un negozio fisico, dove c'è più calma per poter evidentemente provare, fare queste prove, perché è molto più indicativo di quelle che le sensazioni del momento, e anche un po' dall'euforia, dal piacere di trovarsi in mezzo a tanti così richiami, ci può portare, ci può depistare un po' e ci può distrarre, creando della confusione. Ma poi ci sono delle insidie che invece richiedono un pochettino più di pratica. La prima, per esempio, riguarda la quotazione. La quotazione di una penna è la cosa più difficile, perché è suscettibile di tantissimi parametri. Per esempio, già dobbiamo fare una distinzione: colui che cerca una penna funzionante e invece il collezionista che cerca il pezzo. Il pezzo può essere anche non scrivente, può essere anche persino danneggiato e talvolta anche incollato, magari bello a vedersi, non so, prendiamo una penna come questa, bello a vedersi ma non funzionante. Bello a vedersi significa che il collezionista entra in possesso di un oggetto che magari è stato il capostipite di una certa produzione, oppure è appartenuto a, o è una penna commemorativa, oppure per la prima volta presenta un congegno o un pennino fatto in un certo modo, un meccanismo di riempimento e bla bla bla. E diciamo che il collezionista non scrivente, passatemi questo termine, si accontenta, ma con molta gioia, di un pezzo come questo. Per chi come me invece, che va a cercare una penna per scriverci, evidentemente una penna che non scrive non va bene. Forse, dico forse, per qualche pezzo di ricambio, nel senso che ne ho una identica col pennino spuntato, questa è in buono stato, me la compro, ovviamente dando il prezzo che ritengo sia giusto. E allora questa dicotomia è fondamentale per quando andate
a trattare il prezzo, perché per il collezionista una penna non funzionante può costare parecchi soldi, per chi invece la usa per scrivere magari sono soldi buttati via. Un altro aspetto, sempre legato alla quotazione, è quello del aver sempre presente che con gli stessi soldi, se devo spendere, non so, 30 euro per una penna usata, per una penna vintage, non devo dimenticare che con 30 euro posso acquistarmi una penna nuova, moderna. Ora ho questa qui sotto mano, una come questa, una Sailor per esempio, che scrive benissimo. Non dimenticatelo mai, perché sì, è vero, la penna d'epoca, la penna del passato, i pennini che restano ineguagliati nonostante la tecnologia che abbiamo oggi a disposizione, però non dimentichiamo mai che la penna serve per scrivere. E allora, a meno di essere dei collezionisti, sappiate che con 20-30 euro avete già il mondo in tasca. Altro aspetto da non trascurare, sempre legato alla quotazione, cioè alla valutazione di una penna. Abbiamo detto rarità, certamente il valore documentale, ma anche il fatto che sia più antica di un altro esemplare possono portare sul prezzo, ma andate sempre, mi raccomando, sempre con una certa cognizione dei vari modelli. Perché vi faccio un esempio, dato che li ho qua. Questa è una Parker 51, vediamo se i più attenti si sono già accorti dell'inganno, e questa è una Parker 51. No, non è vero. Questa col cappuccio laminato è una Parker 51, questa è una Parker 17, ma se io le vedo così e non sono molto esperto, cioè non vedo la doppia veretta, non vedo che è un po' più grande, non vedo che qui è tronca, qua invece è tutta ogivale, posso scambiarle per due penne simili e magari finisco per pagare una Parker 17 come questa che sto tappando con il prezzo di una Parker 51. Ecco, quindi i modelli, la stessa cosa vale ancora, diciamo, a maggior ragione per penne come l'Aurora 88. L'Aurora 88 esiste in diverse versioni, la 88, la K, la P, la Nica Argenta, e ciascuna di queste ha una valutazione e ovviamente un prezzo diverso. Quindi mi raccomando, attenzione. E allora, a questo scopo, vi do un altro suggerimento. Portatevi sempre una lente. Io qui in studio utilizzo una lente di questo tipo perché mi è comoda, ma ho anche un doppietto da gioielliere, insomma un ingrandimento almeno di 20-30 per, è quello che ci serve per andare a leggere bene quello che c'è scritto sul pennino, per esempio. È oro? Non è oro? Se è oro c'è sempre il 18 carati, 14 carati, oppure il 585, 750, che è un altro modo di esprimere la caratura. Se non c'è quello e vi dicono oh sì è oro, vai tranquillo, non vado molto tranquillo, perché l'oro in qualche parte della penna è sempre evidenziato con la sua punzonatura. Lo stesso vale per il pennino. Il pennino deve essere oro e deve esserci scritto, se no può essere effettivamente una bella imitazione, una bella placatura, ma sempre acciaio, ferro o lega rimane. Portatevi anche una luce. Oggi come oggi basta quella di uno smartphone. Portatevi della luce perché di solito i mercatini e le fiere si svolgono al chiuso, nei capannoni, sotto luce artificiale non sempre eccellente, e molti difetti possono risultare mascherati. Ah, guarda, questa qui era in vetrina, non l'ha toccata nessuno. Effettivamente sembra nuova, una bella 88 big moderna nel suo astuccio. E guarda, ti faccio uno sconto di 50 euro, ma proprio perché fammela vedere un pochettino più da vicino. Adesso qui ho questa luce per vederla un pochettino più da vicino, mi accorgo che è tutta segnata. Ci picchia. Guarda qua che segni, guarda sul cappuccio che razza di segni ci sono. Credo si vedano anche senza ingrandire. E allora, cari amici, questa è l'altra regola, una lente e un po' di luce. Un'altra regola, non passate mai davanti ignorando tutto a 5 euro, tutto a 10 euro.
queste non sono penne tutto 5 euro, ma quasi. Perché? Perché solitamente ci sono delle grandi, belle occasioni proprio in quelle penne, magari penne che hanno qualche difettino o alle quali magari è stato sostituito il pennino. E già, poi parliamo anche di questo. Non è più il pennino originale, però è un bel pennino, magari un pennino d'epoca, oppure il cappuccio non è più il suo, quindi non posso venderla come una penna originale, eccetera. Con 10, con 15 euro mi sono portato a casa delle penne tra le più belle che ho, quindi non ignorate queste vasche. E poi diciamoci la verità, qualche cantonata me la sono presa anch'io, però ci ho rimesso 5 euro, 10 euro, non ce ne ho rimessi 200 e passi. E allora qui ancora un'altra regola, cari amici: comprate sempre da venditori conosciuti, perché la garanzia sull'usato, a meno che si tratti di un negozio che lo espone nel proprio store, non c'è, è un visto e piaciuto. Diffidate dalle super occasioni, perché sappiamo insomma che dietro potrebbe esserci la bidonata, ma comprate dai venditori noti e vi assicuro che nel nostro settore, nel nostro campo, nel nostro intendo quello di noi appassionati, ci sono persone disponibilissime. Ne ho conosciute, ma forse si contano sulle dita di una mano in una vita, quelle un po' meno attente, chiamiamole così, un po' più distratte. In genere sono tutte persone appassionate come noi, che testano le penne, ci mettono le mani loro, quindi sanno dov'è la problematica, la sistemano, e soprattutto sono tutti disposti a dirti: te la vendo, non dovesse funzionare, me la rispedisci, la sistemo e te la riporto e te la restituisco. Questo è assolutamente fondamentale nell'usato, così come nell'usato per me vale per Marco Chiari, ma insomma credo che sia una regola condivisa, quello di provare con mano. Perché? Perché a fronte di penne identiche, mi viene in mente Radius, perché mi chiedete tantissimo della Radius, ma anche dell'Aurora. A fronte di penne identiche ce ne sono di quelle che hanno pennini completamente diversi. Completamente perché? Perché tempo fa l'economia di scala era diversa, tutto era ancora diciamo in divenire, la ricerca era aggiornata costantemente, non è un po' come oggi in un settore come quello stilografico, che insomma non è quello dei computer o dei telefonini. La penna montava magari un pennino fatto in un modo, ma il mese dopo c'era un pennino lievemente diverso che non veniva nemmeno denunciato come un cambio, come un restyling diremmo oggi, ma semplicemente un aggiornamento necessario per far funzionare meglio la penna. E allora provatele, e qui entriamo in un altro grande ambito. Quando si prova una penna, per esempio questa è una penna a levetta, questa penna non funziona, perché la levetta, ora non ve la sollevo, ma era stata incollata e quindi non funziona. Vuol dire che il sacchetto che c'è dentro, io non l'ho neanche aperta perché non vale la pena, non so se sia un sacchetto che è da cambiare, se non esiste, se troverò mai una levetta simile come questa, devo farla fare ad un artigiano, ma vale la pena? Allora provate, non potete provarla voi, non potete certo prendere una penna dal banco e sollevare la linguetta, perché se la rompete, insomma, sono affari vostri, ma fatevela provare da chi ve la vende. Ecco perché toccare con mano. La prova di intinzione invece ritengo che sia assolutamente doverosa ogni volta che andate a cercare una penna. E allora anche questi componenti vanno testati, devono essere morbidi, non potete farlo voi, ma fatelo fare a chi ve le vende. Ecco, questa è incastrata per esempio, per tutte le parti in movimento. Questo pistone è incastrato, non sono io acquirente che devo provarlo, ma devo chiedere a chi me la vende di provarlo. Ma è incastrato? Vado a vedere, ho la mia luce, ve l'ho detto, portatela sempre dietro la luce. E infatti la finestrella di ispezione non si vede, quindi vuol dire che questa penna è stata così incrostata e bloccata che avrà poca garanzia di successo. Vediamo se, infatti vedete, questa non si apre nemmeno, quindi nella mia relazione scriverò che è una Lady col pennino retrattile. Peccato che ho provato e riprovato, ma il pennino non entra, non esce, e quindi chi l'ha proposta sagacemente col tappo a parte. Il tappo a parte perché non può ovviamente essere inserito. È un vero peccato, perché questo è un pennino superlativo. Però la penna
è rotto l'alberino, come potete vedere, ecco perché non si muove, perché non sempre le penne sono riparabili o comunque riparabili, eccolo qua, con un minimo sforzo. Vale la pena su una penna come questa mettere energie, denaro, cioè mandandola ad un riparatore per poi rientrare in possesso? Beh, insomma, se è un cimelio di famiglia, la risposta la conoscete soltanto voi, ma se ve la andate a comprare, comprata usata, deve essere funzionante, altrimenti se vi interessa, insomma, si tratta sul prezzo. E adesso le cose un pochettino più complesse. Come vedete ho messo anch'io la lente alla videocamera in modo da poter evidenziare. Aurora 88, c'è qualcosa di diverso in questa qua che sto muovendo. E beh, sì, un lentino, una luce, vi dicevo, vi aiuta a scoprire queste cose. Sono tutte e due 2,88, sì, vai tranquillo, eccetera. Ispezionate sempre la finestrella. Allora, ancora una volta ci viene in aiuto un po' di luce. La finestrella, come vedete, deve essere pulita, perché se non è pulita può essere incrostata e non aprite più la penna, non c'è verso di aprirla se non danneggiandola, danneggiando anche le guarnizioni. Quindi mi raccomando, chiedete dove la comprate o da chi la comprate, e poi sì, sono 2,88, però a vedere bene una è una Aurora 88, questa è una 88K. Le variazioni, i prezzi possono essere diversi, quindi mi raccomando. E poi per gli intenditori, io non sono un intenditore nel senso di conoscitore storico dei pezzi, ma per esempio la 88 che vi ho mostrato ha un cappuccio diverso, è stata presa in prestito da un'altra penna. Se siete dei puristi e andate in cerca di una 88K fatta come è uscita da mamma Aurora, questa non va bene perché il cappuccio, in particolare la clip, non è quella originale. Ecco perché ancora una volta fate molta attenzione, e molta attenzione va riservata anche ai pennini. I pennini devono essere fatti come li avete visti disegnati, non possono essere piegati in maniera diversa oppure avvitati, storti, perché vuol dire che c'è qualcosa che non va. Allora, guardiamo un pochettino. Questi due sono in ordine, tutte e due. Vedete le linguette, queste linguette del pennino che sono agganciate? Benissimo, vi faccio vedere quest'altra, quindi sempre una lente di ingrandimento, ve l'ho detto. Quest'altra invece ha solo una linguetta. Il pennino, come vedete, è rotto perché da una parte c'è la letta, eccola qua, che serve per chiudere, dall'altra non c'è. Questa è un'Aurora 88 e quindi la pago come un'Aurora 88, però come vedete il colore del cappuccio non è dorato e qui c'è scritto qualche cosa che nemmeno la mia lente Nica Argenta, sì, è proprio così. Questa è una Nica Argenta che è un'altra 88 fra quelle prodotte. Cambiano piccoli particolari, le guarnizioni, i componenti. I conoscitori lo sanno benissimo. Magari noi che le utilizziamo, io, insomma, Marco Chiari, che non sono un esperto della storia di Aurora, magari ci casco con tutti i pantaloni e mi porto a casa una penna che costa un po' meno di una 88. Ci sono penne che sono state personalizzate. Questa ad esempio è appartenuta al signor Carlo Liberti. Carlo Alberto sarebbe stato, ma ce ne sono tante che hanno delle iscrizioni oppure, ancora peggio, delle penne aziendali con il logo dell'azienda fatta per l'anniversario, eccetera. Allora, una Waterman come questa, che ha un signor pennino, un pennino veramente molto molto valido, il valore va un pochettino giù, a meno che il proprietario si chiamasse ad esempio Giuseppe Garibaldi, sebbene sia morto un anno prima che Waterman inventasse l'alimentatore. Pelican, per esempio, questa, la 150, classica, certamente acquista un po' più di valore se, come in questo caso, è venduta insieme ad una scolastica, sempre Pelican, alla relativa penna sfera, ma per esempio qui abbiamo l'astuccio originale, il controastuccio, i certificati di garanzia che sono messi sotto. E beh, allora è un po' diverso, cioè il valore di una penna che viene presentata e venduta in queste condizioni certamente può costare un po' di più, tenetelo conto. La cosa che deve sempre tenerci in guardia è occhio ai falsi. Più la penna è costosa, più la penna è rara,
e più bisogna stare attenti ai falsi, perché soprattutto con le penne, quelle prestigiose, è un attimo usare dei componenti un po' diversi, usare un pennino in acciaio fatto bene, realizzato, ma che costa meno della metà, anzi un terzo di quello che costa un pennino a 18 carati. Quindi quello sempre attenzione. E poi un'ultima considerazione che riguarda quello che andiamo a comprare. Ci sono delle belle penne, soprattutto quelle vintage, che hanno dei sistemi di caricamento per i quali è davvero difficile intervenire. In altre parole, ogni complessità che trovate sulla penna, ricordatevi che è una complessità che richiederà manutenzione, quindi tanto più è complicata, maggiore sarà l'esborso per tenerla in esercizio. Vale anche per quelle penne che hanno degli innesti, degli attacchi, delle cartucce proprietarie, ovvero funzionano solo con quelle. Allora occhio che siano ancora facilmente reperibili sul mercato o che non abbiano dei costi proibitivi. Lo stesso tipo di attenzione va riservato ai componenti, soprattutto agli inchiostri, quelli vintage, ancora diciamo meglio per le cartucce, vanno ispezionate. Comprate alla cieca su eBay o da qualche rivenditore che magari non è fra i top seller che conosciamo, bisogna fare attenzione perché l'inchiostro evapora e quindi si può finire per acquistare delle cartucce che sono ormai secche, vuote, quindi inutilizzabili. La stessa cosa capita con i calamai perché magari conservati male, esposti al calore, insomma l'inchiostro, tanto più quello di una volta, è molto più suscettibile alle variazioni nella sua performance e quindi anche nella durata nel tempo. Allora abbiamo capito che bisogna tenere gli occhi aperti e non dimenticare mai una cosa, che a meno che cerchiate quel tipo di pennino, quel tipo di modello, quel tipo di scrittura, quel pezzo unico, i soldi che andrete a spendere per una penna vintage saranno superiori comunque a quelli per una penna moderna, che probabilmente vi imporrà meno limitazioni e vi darà anche forse più soddisfazione perché è più facile da usare e richiede meno manutenzione. Mi raccomando, pensateci sempre. Ciao amici e alla prossima.